a tutti e benvenuti nel canale Ippocamper. Un piccolo tips oggi per parlare di malfunzionamento. In realtà parliamo, la scorsa settimana vi ho già presentato il VESA nelle sue componenti principali, l'abbiamo smontato insieme e oggi andiamo a vedere una cosa interessante. Mi è capitato e per questo mi ricollegherò alla parte terminale del video che abbiamo fatto la scorsa settimana. Un dispositivo, non è questo in particolare, ma questo mi serve per farvi vedere gli errori, che ha la necessità di sostituire la centralina. Quindi ne parleremo un attimo lo mettiamo un attimo in stand by e ne parleremo dopo. Quello che volevo farvi vedere oggi è questo. Allora, all'interno di ogni unità VESA c'è la possibilità di verificare quali sono gli errori che si sono susseguiti nel tempo, se ce ne sono stati ovviamente. Quindi per fare questo io adesso spengo un attimo il VESA per farvelo capire e attivo la procedura nostra interna per quanto riguarda la manutenzione. Ecco qui, siamo nel menu installatore, andiamo avanti e andiamo sulla pagina Event Log. Entrando all'interno abbiamo la possibilità di valutare quali sono stati gli ultimi errori presenti. Questa è chiaramente una pagina riservata a noi installatori e con questa possiamo capire quali sono gli errori che si sono verificati e chiaramente decodificarli, quindi verificare qual è il problema. Come vedete qui c'è una sfilza di errori che sono capitati e che possono essere la mancanza d'acqua, può essere il blocco della pompa, può essere il blocco di un elettrovalvolo ad esempio, e sono tutti quanti decodificati qua dentro. Mi preme farvi vedere che considerate che quando voi avete il numero dell'errore da dover comunicare, potete farlo direttamente con il vostro installatore, glielo comunicate e sappiamo direttamente di che cosa si tratta. Quindi qui dentro poi si possono fare anche tante altre cose come resettare le ore eccetera eccetera. Adesso andiamo di là, vi faccio vedere che cosa è successo ad un veicolo che ha un problema proprio con la centralina. Cambiato veicolo, stesso VESA, il 3S, adesso ho tirato fuori la centralina per farvelo vedere, l'accendo e ci dà subito un errore. Questo errore è un errore di sottotensione, ma in realtà abbiamo fatto tutte le prove e il problema è proprio la centralina che va sostituita. Questa unità ha circa 3 anni, chiaramente il cliente purtroppo dovrà accollarsi il costo della centralina per la sostituzione. Mi collego al video precedente proprio perché in questo evento mi ha posto nelle condizioni di ricordarvi che fino a fine agosto abbiamo la possibilità di estendere la garanzia fino a 10 anni addirittura, quindi se voi prenotate la vostra unità per il montaggio fino a fine agosto, noi possiamo estendere la garanzia per 10 anni e quindi questo in realtà che è il costo maggiore che il cliente può assumersi, quindi la sostituzione della centralina, è ovvio che verrebbe coperto dalla garanzia. Quindi ricordatevi, entro agosto montate l'unità VESA se avete l'idea e avrete l'estensione della garanzia per 10 anni. Questo è tutto per oggi. Se vi è piaciuto il video, un like per supportarci e iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima.